Amici carissimi, buona giornata! Oggi siamo in Val Chiavenna, esattamente a Pua, nell'orto di Saul, che coltiva senza veleni e senza sprecare acqua. Come mai hai deciso di coltivare i pomodori a terra? È un esercizio strano, è un esercizio zen, perché io sono stato abituato ed educato a coltivare i pomodori tenendoli sostenuti, cioè paletto o la rete o lo steccato e li fai salire. In realtà i pomodori in natura credo che nessuno li sostiene, hanno una forma naturale, crescono, li coltivo a terra, per cui li pianto. Ovviamente sono piantine che o ripicchetto o spesso crescono da sole, perché ovviamente vedete sono pomodori che si decompongono perché magari sono malati o perché magari li lascio maturare fino alla fine e a quel punto posso lasciarli decomporre nel terreno. Non vango l'orto, ma lascio che germogli quello che c'è già dentro come seme, per cui è un esercizio anche lì di aspettare i tempi che cresca qualcosa che naturalmente cresce. Recupero le piantine, li ripicchetto con un ordine, perché abbiamo bisogno che le piante abbiano il loro spazio. Lo spazio vuol dire lo spazio superiore per crescere e allargarsi, cioè occupa quasi 1 metro quadro una pianta. Vedete quanto è grande? Vedete quanti rami sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cosa succede? Ha bisogno di uno spazio superiore, ma anche bisogno di uno spazio sotto, per cui di un apparato radicale che si possa sviluppare. Vedete come sono i pomodori? Ma come usi la pacciamatura? Lo vedete che l'erba che ho strappato è tutta terra, crea una pacciamatura di sostegno, per cui sostiene la pianta da terra, in modo che le verdure non stiano proprio appoggiate sul terreno, crea umidità, si decompone, la pianta mi corre sopra, vedete appoggiata così, e non ci faccio nulla. Non vado a togliere le femminelle, cioè tutti i ricacci, vedete questi, all'ascella delle foglie ci sono, perché vedete questo è un ricaccio. Qui c'era una foglia, ho tolto, però vedete che questa è un'altra femminella e ci sono già sui pomodori? Io fra un po' andrò a togliere qualcosa, perché ovviamente avrò bisogno di luce e calore, ma non vado a togliere tutto quello che, per cui creo una pianta su fusto alta e sterile, perché ho solo 2 rami per portare frutti. Io lascio abbastanza in modo naturale e vado sotto a raccogliere. L'unico intervento che ho fatto è veramente piantarle o ripicchettarle e poi raccolgo. Cioè, qui c'è l'erba, vedete, la strappo senza sollevarla tanto, la lascio lì perché tanto è poca, però vedete qua sotto quanti pomodori ci sono. Colgo così, vedete qua. Ovviamente sono riparati dalla grandine, comunque anche dagli insetti, perché c'è dentro un sacco di materiale vegetale che crea un minimo di confusione. Cioè, guardate qua i grappoli qua sotto, e non è che perché non prendono luce non maturano, maturano perché la luce solare ce l'hanno, ma maturano col calore, perché ovviamente qua sopra abbiamo un'area più fredda, lì sotto con l'umidità e il caldo si riscalda e rimane costante la temperatura, perché c'è molta più umidità. Vedete? Belli rossi e maturi. Mi è venuto un dubbio. Se trovi un pomodoro che sta marcendo, cosa fai? Questi magari toglieteli, cioè toglieteli da dove c'è la pianta, la buttate sui bordi, perché ovviamente le parti di verdure che marciscono, avete visto che l'ho fatto anche con le zucchine, le ho colte, le ho messe da parte. Utilissimo per la fertilizzazione, non lasciatelo vicino perché crea funghe e umidità. Coltivando con questo sistema è ovvio che alcuni magari hanno una piccola ammaccatura, però non uso pesticidi, non uso nulla, cioè è un'idea di produzione, ma è un'idea di prendersi cura della terra e di lasciar fare che le piante producono da sole, cioè il loro scopo è crescere, svilupparsi, fare la fioritura, essere impollinate, produrre ciò che gli serve per svilupparsi come seme, e noi
raccogliamo quello che ci regalano senza fare molto, perché è naturale che lo facciano da sé, dandogli la possibilità più naturale possibile. Ma cosa dici se approfondiamo un attimo il discorso del paletto? Allora, io non metto il paletto, perché se coltivo a terra si dà per scontato che non c'è il paletto. Il paletto non serve, uno perché porti sul pomodoro e c'è un'evaporazione incredibile alla piantina. Lo leghi, lo costringi, spesso si lega quando è piccolo e successivamente la pianta si sviluppa, diventa grossa, non si controllano i legacci, che siano fatti con la rascia naturale, che siano fatti con il cordino, ma spesso andiamo a stringere, è come se noi da bambini ci strozzassero un polso o una gamba e non avremmo uno sviluppo. È ovvio, perché poi la vegetazione cresce. Lo portiamo su. E cosa avviene poi quando mettiamo il paletto? Che l'apparato radicale della pianta spesso viene danneggiato, perché noi magari mettiamo le piantine, poi dopo 15 giorni, che sono alte 20 cm, ci mettiamo il paletto e andiamo a infilare il paletto spezzando l'apparato radicale, perché comunque è un corpo estraneo che va a creare, la radice si può espandere a 360 gradi, con una cosa cilindrica o rettangolare in mezzo ai piedi gli dà fastidio, perché pensiamo che le radici sono, come dire, quello che va a pescare, no? È un'ostruzione del suo spazio di sviluppo e non serve. Che compressione. Sì, è anche una compressione del terreno, e poi comunque è veramente costringere qualcosa che, lo vedete su quelle piante lì, guardate che bello, quanto cresce e quanto si sviluppa. Esce sul bordo di pacciamatura, esce quasi sul prato, ed è uno sviluppo rigoglioso. A me questi pomodori servono per mangiarli freschi, sugo, salse, conserve. Poi raccolgo anche quelli verdi quando non sono maturi. Tolgo un po' di foglie quando sarà il momento, per cui fra un mese circa. Cioè, guardate. Lasciando crescere la pianta di pomodoro libera e felice, radica anche, vero? Che la piantina di pomodoro, come è partita e si è allargata, man mano che sta appoggiata sul terreno, dove c'è la pacciamatura no, ma dove non c'è, che tocca immediatamente terra, emette radici. Cosa vuol dire? Che lì riesce a pescare acqua, sostanze nutritive, ed è come se il suo apparato radicale si ampliasse, per cui lui riesce a radicare, e anche se dalla parte della radice madre, chiamiamola così, nutre, ma si diffonde, e ci sono tutte queste radici esterne che di solito sono all'ascella di una foglia, riescono a pescare, per cui viene amplificato la possibilità di sviluppo, per cui la possibilità di sviluppo vuol dire fotosintesi, fioriture e produzione, cioè tutto a vantaggio nostro, meno lavoro e ovviamente più resa. Cioè, poi quando raccogli i pomodori devi veramente andare a cercarli sotto. Questo, vabbè, se n'è andato, dovevo raccoglierlo 2 giorni fa, ma va bene così, cioè se se n'è andato è destinato alla terra, va bene così. Cioè, guardate qua sotto cosa ce ne sono. Questo lo togliamo perché ormai è quasi pronto, questo è quasi pronto. Adesso vi faccio vedere le radici. Allora, vediamo un po'. Abbiamo una situazione tipo, l'avevo trovata, l'avevo vista una qua. Eccole qua, vedete? Guardate qua, vedete che corre, vedete che sta emettendo radice a questa ascella. Guardate qua, che vediamo, si sviluppano bene. Eccola qua, vedete, guardate qua, la pianta è qua. Allora, la pianta parte da qua, si è sviluppata a tutti questi rami, avete visto che ho già raccolto, e vedete qua, guardate qua le radici, vedete, bianche, vedete, c'è la foglia, c'è l'ascella, questo vedete che ha già dei piccoli peli, diventeranno radici, ovviamente col peso si abbasserà e andrà a tingere. Probabilmente ce ne sono anche qua di radici che si stanno sviluppando, esatto, vedete che si è tagliata la buccia, si è aperto, si è schiuso per dare la possibilità di pescare, e ovviamente vedete che dove attinge, guardate, si sviluppa un nuovo germoglio, vedete che va su,
Ecco di fronte a noi il fantastico risultato. Questo è veramente morbido, maturo, cioè è bellissimo. Comunque, malgrado sia a terra, e sottolineo che è scorretto dire malgrado, abbia avuto 2 ferite, è riuscito a cicatrizzarle perfettamente senza portare dentro nulla. Cioè, ultimamente i pomodori si ammalano o perché è una carenza di rame, per cui hanno questa macchiettina sotto che si sviluppa, che è un fungo, oppure lì fuori una cimice. Boh, io li sto raccogliendo e malgrado siano a terra, vedete, sono chiusi perfettamente e sono sani. Vedete anche qua sotto quanti ce ne sono di maturi? Cioè, guardate. Maturano per calore, perché è il tempo e perché loro hanno deciso di maturare, cioè loro portano a compimento il loro ciclo vitale nella produzione dei semi. Poi io sceglierò qualcosa da lasciare. Questo vedete invece ha avuto un danno, io l'ho raccolto, lo butto nel percorso, si decompone e diventa terriccio. Non lo lascio in mezzo alle piante come vi dicevo prima. Poi ne butti via qualcuno, ma ne bruci molti di più. Sì, cioè la resa è veramente alta, anche perché una pianta non, cioè veramente, guardate cosa ce ne sono su, cioè guardate quelli che sotto sono già maturi, ma guardate quanti se ne stanno sviluppando e quanti fiori, cioè vedete le dimensioni? Cioè è chiaro che ho uno scarto, è assolutamente normale. Poi questi ormai sono maturi, li metto in cassetta, li lascio una giornata al sole e finisco. Questo è andato, lo butto. Però devo pensare che quando faccio, cioè la mia idea di orto è di, io coltivo, raccolgo, utilizzo quello che mi serve, ma nella coltivazione, nel produrre e nel coltivare per me, devo produrre anche per la terra. Per cui se ci lascio le zucchine marce, i fiori marci, le melanzane marce, i pomodori, non è scarto. Cioè do da mangiare anche alla terra, devo mangiare solo io. Cioè divento enorme, anche perché se continuo a nutrire la terra, viceversa, cosa ricevo in cambio? Queste. Per cui non è, come dire, è come un non essere così tanto egoisti, no? Non prendo solo per me, anche perché l'anno prossimo io ci voglio coltivare altre cose. Vedete questi? Questa è una scottata. E vedete ad esempio questo è successo perché è troppo aperto, si è bruciato. Cioè in proporzione avete visto bene che quelli coperti dalle foglie sono più belli che quelli che sono più alla luce. È difficile cambiare un modello di coltivazione, perché siamo abituati a tenere in ordine l'orto. Anche a me a volte viene la tentazione di lo voglio vedere ordinato, ben definito, perché comunque almeno mi massacro di lavoro, cioè ci passo ore. L'orto vuole l'uomo morto. In realtà sto indietro. Poi quando vengo e raccolgo, cioè la sorpresa è questo, di raccogliere una cassetta di 10 kg di pomodori. E diciamo che ripaga la possibilità di stare a freno, no?